Salve a tutti, buona luna piena in Ariete. Io sono Shams, che significa sole. Ehm, Oggi vorrei semplicemente con i miei amati oracoli darvi informazione di che cosa ci porta questa luna. E vediamo un attimo qual è il messaggio. Abbiamo visto segno per segno cosa lavora questa luna in questi 30 giorni, in questo mese, e, e semplicemente vediamo che cosa ci porta. Un messaggio per il collettivo, un messaggio che sia per tutti. Quali sono i consigli che ci vogliono far arrivare oggi, in questi 15 giorni di full moon in Ariete, un momento molto, molto particolare, molto potente per ogni persona. Ognuno di noi sta iniziando il proprio viaggio, e ha iniziato il proprio viaggio, sta continuando il proprio viaggio, quindi è il nostro, è esattamente perfetto per noi, per quello che dobbiamo fare. Dobbiamo solo essere abbastanza pazienti e capire quali sono i messaggi e rimanere, come dico sempre io, nella grande centratura. Mm? Infatti la luna piena ci vuole dire di riportare ordine in tutto quello che c'è, come di distruggere ciò che non è più per noi e di riportare quelle macerie un ordine, riportare l'armonia, come dico sempre io, no? Riportare quell'armonia che ci porta ad essere in contatto con noi. L'armonia che ognuno di noi può portare dentro se stesso. Ognuno di noi sa qual è la sua armonia, come può fare per stare bene. Quindi avere il coraggio di rimettere a posto tutti quei mattoncini della Lego, come li chiamo io, e rimettere in ordine, fare in modo che quelle basi siano ben chiare, siano ben piantate affinché possiamo continuare il nostro viaggio. E l'altro consiglio che ci danno è di rimanere centrati nel nostro cuore, di fare in modo che il nostro cuore sia la nostra bussola, e quindi rimanete lì, aspettate, non rispondete subito, vedete che cosa arriva e che cosa si mostra per voi. Poi prenderete la decisione, non dovete decidere subito, potete prendere un po' di tempo. Il messaggio che ci danno gli oracoli è proprio quello di trovare quella forza per porre i nostri obiettivi nel mondo, di essere determinati, sapere dove vogliamo andare, però che quegli obiettivi siano connessi con il nostro cuore. E che quella visione di sapere dove dobbiamo andare non ci porti a rompere delle amicizie, ci porti a rompere delle relazioni. Non entriamo nelle piccole scaramucce di tutti i giorni, ma andiamo oltre, passiamoci sopra, cerchiamo di essere come superiori, perché noi sappiamo dove dobbiamo andare, quindi proseguiamo per quello che dobbiamo fare, ok? E questo ci porta a vedere un nuovo inizio, a poter iniziare qualche cosa di nuovo, poter raggiungere quell'obiettivo che non ci siamo messi. Perché noi abbiamo una connessione, se vogliamo, con tutto, abbiamo le connessioni con il cielo e connessione con la terra, quindi con tutti gli elementi. E possiamo tranquillamente fiorire, ma su questo inizio bisogna portare armonia, bisogna portare giustizia, bisogna portare bilanciamento. Come ci dicevano prima, bisogna riuscire ad abbattere tutte le strutture che abbiamo messo e rimetterle a posto, perché abbiamo costruito qualcosa che non è assolutamente in perfezione, ok? Quindi la perfezione è per noi, non è per nessun altro, ricordiamocela. Non c'è nessun altro che può portare la perfezione se non noi stessi. E
tutto quello che stiamo cercando di creare in questo momento per arrivare esattamente dove vogliamo noi. C'è un sogno dentro ognuno di voi, c'è un'emozione molto profonda dentro ognuno di voi, qualcosa che non vi siete nemmeno mai confessati. Ma che in fondo, se parlate con la vostra anima, se rimanete in ascolto della vostra anima, la vostra anima sa esattamente dove voi volete arrivare. Quindi andate lì, quello è il vostro obiettivo, ma per andare lì di nuovo ci dicono rimani in centro, rimani in centro, rimani lì, non farti portare fuori, non farti portare fuori dalla rabbia, non farti portare fuori da quello che sta succedendo. Rimani centrato su quello che è per te, ok? E doma quella rabbia che tu hai, doma il tuo mostro e rimani lì nel respiro del tuo cuore, ok? Affinché tu possa iniziare questa nuova strada e che questa nuova strada possa portare veramente un inizio e tu possa iniziare a camminare in qualcosa che sia esattamente per te. Quindi questa luna ci dice ritrova quel centro, perché in quel centro nel cui mettere a posto ritrovi la determinazione tramite il cuore di andare dove vuoi e di camminare nella tua nuova strada, di seguire quel sogno segreto. E quello che ci dicono è quello che viene avanti è proprio la riuscita ma portando un cambio, cioè cambiando qualcosa nella vostra vita, cambiando anche una piccola abitudine che avete. E ci sono messaggi di abbondanza, ci sono messaggi di riuscita. Se voi riuscite a fare questo lavoro, riuscite ad essere nel centro e riuscite a ricevere e ad aprire le porte, aprire quel gate che tanto parliamo, il gate è noi abbiamo le chiavi per aprire quella porta, ok? E non preoccupatevi delle prove che dovete affrontare, ma rimanete assolutamente nella leggerezza e in quello che vi arriva, qual è il vostro pensiero? Perché qui quello che vi arriva, le cose sono molto buone. Attenzione solo alle maschere, non ponetevi maschere e non e lasciate andare le persone che ancora non si vogliono mostrare, lasciate andare le situazioni che ancora portano delle cose che sono subdole, ricordatevi, le riconoscerete, perché se rimanete in quel centro saprete benissimo immediatamente che quella situazione non è per voi e che quella persona sta mostrando la sua vera parte, ok? Quindi andate oltre, proseguite il vostro viaggio. Quella persona può avere paura, può essere che si nasconde per 3000 cose, non è un vostro problema, andate oltre. E se andate oltre e riuscite a superare tutto questo, allora sì, riuscite a ritrovare quella riuscita che state aspettando e ci sarà un cambiamento. Vediamo un pochino gli oracoli del Sole e della Luna, che cosa ci vogliono dire. Qual è il messaggio per tutti noi? È tornare qui, quindi qui ora, qui dove siamo. Ritorniamo qua e facciamo in modo di credere in noi, facciamo in modo che i nostri talenti non siano più qualcosa che ci pesa, ma qualcosa che ci riunisce. Usiamo i nostri talenti, andiamo oltre, fidiamoci noi stessi di quello che abbiamo dentro. Quel poco non importa essere maestri, non importa nulla. Tutti noi siamo maestri in qualsiasi cosa facciamo. Ricordatevelo bene. E fidiamoci di noi, fidiamoci assolutamente, fidiamoci di quella voce che ci guida. In questa luna ci chiede veramente questa grande fiducia per proseguire e veramente di aprirci a quella magia che è dentro di noi e fare in modo che quella magia sia la chiave, l'anca, come dico sempre io, perché io vivo in Egitto, perché l'Egitto è la mia casa e quindi questo è la chiave. Le chiavi sono tante anche che aprono il vostro portale. Aprite il vostro portale e portate questa magia nella vostra vita, fidatevi di voi. Questa luna vi chiede veramente
di fidarvi di voi e di seguire la nuova strada, di seguire il vostro obiettivo, quindi determinati, seguite il vostro obiettivo, non lasciatevi portare fuori da chi non è ancora pronto a mostrare il loro vero volto, fate in modo che tutto possa avvenire nell'amore più totale. Grazie di avermi ascoltato, se avete bisogno avete voglia di sentirmi, trovate tutti i miei contatti e per sessioni, per qualsiasi cosa. Io vi saluto dal magico Egitto, dalla terra della vita, non la terra dei morti, dove si rinasce, e spero che questa luna piena porti in ognuno di voi una grande rinascita, una grande luce. Sentiamo la luce che è dentro di noi e facciamola brillare, i maghi che siamo dentro, ai nostri cuori, e mandiamo in questo momento, vi chiedo un minuto soltanto, per poter mandare questa energia a tutte le persone del pianeta, a tutti voi in Italia, a qualsiasi posto nel mondo, affinché dal nostro cuore possa aprirsi e mandare questa energia a tutti, perché tutti possiamo essere uniti in un grande cerchio di luce e d'amore. Vi ringrazio di avermi ascoltato, grazie mille, alla prossima luna.